Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi realizziamo insieme una ricetta che si trova sul mio nuovo libro Pane, impasti e storie di vita. Sto parlando della focaccia di semola di grano duro. La realizziamo seguendo tutti i passaggi del libro. Ed ora andiamo subito in cucina e mettiamoci all'opera. Sulla pagina principale della ricetta, oltre alla foto della focaccia, trovate il box dove sono elencate le attrezzature necessarie per realizzare questa ricetta e poi gli ingredienti. Noi abbiamo bisogno per preparare la biga di 300 g di semola rimacinata di grano duro, 135 g di acqua e 3 g di lievito di birra fresco. Per l'impasto abbiamo bisogno della biga fermentata per 16 ore, di 200 g di semola rimacinata di grano duro, di 190 g di acqua, 8 g di sale, di 15 g di olio extravergine di oliva e di un cucchiaino di miele. Tutte le fasi della ricetta le trovate riportate passo passo sul libro con le foto. E ora passiamo alla preparazione. Iniziamo a sciogliere il lievito in acqua. Il lievito è ben sciolto e iniziamo ad idratare gradualmente la semola. Procediamo a mano. Il nostro impasto è pronto quando, vedete, sul fondo della ciotola noi non vediamo più farina. Quindi tutta la farina è stata idratata. E la biga è pronta. Ora noi copriamo la nostra ciotola con la pellicola e lasciamo fermentare la nostra biga per 16 ore alla temperatura di 18-20 gradi. In alternativa potremmo scegliere di lasciare fermentare la nostra biga per 24 ore in frigo. Dopo 16 ore di fermentazione la nostra biga è pronta. Un accorgimento che dobbiamo avere quando copriamo la biga con la pellicola, dobbiamo fare dei piccoli fori sulla pellicola per favorire proprio la fuoriuscita dei gas durante la fermentazione. La biga non è cresciuta eccessivamente, però vi faccio vedere com'è soffice. Vedete? Vedete come si presenta? Questo è il giusto grado di maturazione. E ora procediamo alla preparazione della focaccia. Per prima cosa tolgo un pochino di acqua dalla quantità totale perché ci servirà per far sciogliere il sale. Mettiamo in ciotola la semola, il miele e un pochino d'acqua. Cominciamo ad impastare. Io impasto a mano, ma se vorrete potrete utilizzare la planetaria.
Ora possiamo aggiungere il sale. E l'acqua che abbiamo lasciato da parte. Come ultimo ingrediente mettiamo l'olio extravergine di oliva. Sono passati 5 minuti da quando abbiamo inserito l'olio nell'impasto. Ho sbattuto l'impasto così in ciotola e guardate che incordatura abbiamo ottenuto. Ecco, a questo punto lasciamo rilassare l'impasto coprendolo con un piatto. Trascorsa mezz'ora, mi bagno la mano e piego il mio impasto. Lasciamo rilassare l'impasto per 10 minuti coprendolo con un piatto. Il nostro impasto si è rilassato e ora possiamo procedere alla fase della laminazione. Dobbiamo inumidire il piano di lavoro con acqua. E una volta versato l'impasto, con le mani bagnate, procediamo ad allargarlo. Una volta che l'abbiamo allargato in questo modo, lo riprendiamo e lo chiudiamo così. Lo pieghiamo così su se stesso. E ora chiudiamo questo impasto. Prendiamo il nostro impasto e lo mettiamo in ciotola. Copriamo la ciotola con la pellicola e lasciamo raddoppiare di volume il nostro impasto. Il mio impasto in 2 ore alla temperatura di 24 gradi ha più che raddoppiato di volume. Ora spolveriamo con semola il piano di lavoro. E ci rovesciamo questo impasto a dir poco meraviglioso.
E ora dobbiamo semplicemente chiuderlo. È pieno 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 di aria, vedete? Lo chiudiamo con delicatezza. Adesso prendiamo il nostro impasto aiutandoci così con una spatola e lo trasferiamo direttamente in teglia. Spolveriamo la superficie con un pochino di semola, copriamo con un tovagliolo e lasciamo riposare l'impasto per 15 minuti. E ora siamo pronti per stendere la nostra focaccia. Ora mettiamo olio extravergine di oliva e cuociamo la nostra focaccia in forno ventilato preriscaldato a 250 gradi per 15 minuti circa. Ecco qui la nostra focaccia di semola rimacinata di grano duro appena sfornata. Ora così bollente la spennelliamo con olio extravergine di oliva. Sentite la croccantezza. Adesso la lasciamo intiepidire e poi la tagliamo insieme. Guardate anche la cottura della base, è perfetta. E ora tagliamola insieme. Manda un profumo incredibile, l'interno soffice, leggero ed alveolato. È pronta per essere gustata così al naturale o farcita a nostro piacere. Comunque è una delizia. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che la mia focaccia di semola rimacinata di grano duro sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.